Di solito horror e manicomi vanno piuttosto d'accordo, come se l'uno fosse stato creato per l'altro, come dimostrano la serie di American Horror Story, più precisamente la seconda stagione, il film Esp, che sì, non ho un buon ricordo pur avendo patito tantissimo la videocamera a mano, magari lo rivedremo in futuro, o il fighissimo videogioco Outlast. Di solito, già, perché non sempre le due cose vanno a braccetto. Anzi, ci sono volte in cui la storia è talmente misera e ridicola che è difficile riuscire ad apprezzare il lavoro svolto. Ci sono volte in cui il connubio horror manicomio non basta per rendere interessante il film. Ci sono volte come Mistero a Eloise. Partiamo con il parlare del complesso di Eloisa a cui il film si ispira. Questo luogo è realmente esistito ed è stato operativo dal 1839, ma è andato via via riducendosi sempre di più, passando da avere 78 stabili e il cimitero, che si dice essere infestato, ad averne solo più 4 ancora in piedi. Più precisamente la caserma dei pompieri, la centrale elettrica, il commissariato e gli edifici del blocco D. Ad oggi, infatti, sul suo terreno vi è un centro commerciale, dei campi da golf e dei condomini, mentre la caserma e la centrale sono ancora in rovina, il commissariato è divenuto un centro d'accoglienza per famiglie senza fissa dimora e il blocco D è ancora in uso, dopo essere stato sfruttato per molti anni per ricoveri psichiatrici. La chiusura del reparto psichiatrico iniziò nel 1977 e nel 1982 anche gli ultimi pazienti furono trasferiti. Nel 1986 chiuse l'ospedale generale. Ecco, il film la racconta un po' diversamente, dicendoci, dopo aver raccontato la storia del manicomio attraverso immagini e audio presi da reali sedute psichiatriche, che nel 1982 fu chiuso a causa di un terribile incendio che lo rese inagibile. Però va bene lo stesso, giusto romanzare per rafforzare la trama laddove possibile, anche perché l'incendio risulterà fondamentale per la storia. Che poi ci fu effettivamente un incendio doloso nel complesso, ma fu nella panetteria e avvenne nel 2016, quindi piuttosto recentemente. Una nota così, tanto per darvi una curiosità aggiuntiva. Dopo questo breve preambolo facciamo subito la conoscenza di Pia Carter, interpretata da Eliza Dushku, famosa per Buffy l'Ammazza-Vampiri. Attualmente in un manicomio che viene interrogata da un detective che le mostra le foto dei cadaveri di suo fratello e di un altro ragazzo, ma le dice che il corpo di Jacob non è stato trovato. Da qui parte la storia di quest'ultimo, interpretato da Chase Crawford, abisso di The Boys o Nate di Gossip Girl, il quale riceve una chiamata in cui scopre che suo padre è morto. Questi gli ha lasciato una considerevole eredità a cui però Jacob non può avere accesso senza il certificato di morte di sua zia, una ex paziente del manicomio di Eloise, deceduta il 5 maggio 1982, che si scoprirà essere anche il giorno del compleanno dello stesso Jacob. Nel frattempo il protagonista ritrova un vecchio amico, Del, interpretato da Brandon T. Jackson, al Pacino in Tropic Thunder, il quale si è messo nei guai e ora ha bisogno di $20.000 e gli offre il suo aiuto. Nella stessa sera fa la conoscenza di Pia. Jacob tenta di recuperare i documenti nell'ancora attivo ufficio del manicomio, ma senza successo, perché scopre che il certificato di morte di sua zia si trova negli archivi dell'ala abbandonata. Quindi dovrà trovare una via alternativa. La soluzione la trova Dell, il quale rintraccia un esperto del manicomio che gli aiuterà ad entrarci, Scott Carter, interpretato da PJ Byrne, presente anche in Wolf of Wall Street tra gli altri, il fratello di Pia, la quale si unirà a loro per tenerlo sotto controllo. I quattro entrano quindi nel manicomio e da qui le cose si complicano, perché i ragazzi iniziano ad avere strane visioni e passato e presente del manicomio cominciano a mescolarsi. Trovo particolarmente comico come una persona capace di vincere ben 3 premi Oscar ai migliori effetti speciali per film come Titanic, Ugo Cabré e Il libro della giungla, e quindi aver lavorato a fianco di gente del calibro di Scorsese e James Cameron, possa dirigere un film in maniera tanto pietosa eppure con effetti speciali indecenti. Sì, perché la regia di Robert Legato è uno dei lavori più miseri che abbia mai visto, un disastro su tutti i fronti, con incapacità nel dare un ritmo sensato alla trama e di svolgerne i nodi in modo coerente. Sicuramente la pessima sceneggiatura non l'ha aiutato, però poteva provare a darle almeno un senso. A questo si aggiunge una fotografia veramente scarsa e svogliata che non dà mai le sensazioni giuste in qualsiasi momento del film. Le musiche di Ronen Landa, già compositore per la colonna sonora di The Pact e di 1BR Benvenuti nell'Incubo, sono probabilmente l'unica cosa che si salva in questo film. Sempre giuste per creare l'atmosfera e adatte al momento. Un buon lavoro, pur senza brillare particolarmente. Il sonoro, invece, è ahimè pessimo e capita di sentire suoni sbagliati o addirittura fuori sincronizzazione rispetto alle immagini a schermo. Rendiamoci conto. Altra nota dolente.
A parte Dushku e Crawford, i quali se la cavicchiano senza mai essere particolarmente incisivi, il resto del cast è semplicemente pessimo. Non sono nemmeno riusciti a sfruttare una faccia da perfetto cattivo come quella di Robert Patrick, qui nei panni del solito scienziato pazzo, ma famoso per ruoli come quello del T-1000 in Terminator 2, ad esempio. Una nota di demerito aggiuntiva penso sia giusto darla a PJ Byrne, il quale non riesce ad azzeccare niente nella sua interpretazione del ragazzo un po' particolare che va su di giri per la gita nel luogo che tanto lo appassiona. Non c'era bisogno di andare sempre in overacting e di esagerare così tanto. Davvero, mi sono sentito in imbarazzo per lui, una prova attoriale che al confronto quella dei protagonisti di Sharknado sembra da Oscar. Terribile. Non si discosta più di tanto nemmeno il doppiaggio, semplicemente non c'è una voce azzeccata. L'unica che salvo è Federica De Bortoli su Eliza Dushku, gli altri non riescono mai ad essere in parte. Primi su tutti Daniele Raffaeli su Brandon T. Jackson, il quale secondo me ne peggiora addirittura la performance, e Gianluca Crisafi su PJ Byrne, che a mio avviso ne segue il pessimo lavoro. Insomma, un film che poteva essere tante cose, ma che, alla fine, è il nulla più totale. Ci troviamo di fronte ad uno dei peggiori horror che io abbia mai visto, e ne ho viste di schifezze. Non solo perché non sa mai creare tensione o è incapace di sfruttare il fortissimo connubio horror-manicomio, ma anche perché ha una trama semplicemente ridicola e mal strutturata. E questo problema si rafforza ancora di più grazie alla recitazione pessima, in italiano aiutata da un doppiaggio altrettanto terribile, e ad una regia veramente senza capo né coda, incapaci di mettere a schermo una trama che hanno voluto a tutti i costi rendere troppo complessa, andando a mescolare presente e passato e facendoli addirittura convergere ed essere uno causa effetto dell'altro. Insomma, un casino. Non mi stupisce che il povero Robert Legato abbia diretto solo questo film. Un gran peccato perché avrebbero potuto sfruttare il setting del manicomio reale per creare un film veramente terrificante e ben fatto. Un'occasione sprecata nel peggiore dei modi. Non vi dico di non vederlo, perché è giusto che vi facciate un'idea tutta vostra, però vi faccio i miei migliori auguri in caso decideste di avventurarvi nel manicomio di Mistero Eloise. E voi cosa ne pensate? Fatemi sapere la vostra nei commenti e, ovviamente, non dimenticate il like e il follow. Ciao!